Bentornati su Ediufoni per un video speciale. Io sono Andrea ed oggi non vi parlerò di una cuffia nello specifico, ma di un produttore di cuffie fuori dall'ordinario. Parliamone. ZMF è un produttore di cuffie statunitense, forse leggermente meno noto al grande pubblico, anche probabilmente per via di un listino che parte da circa 1400 euro delle Atticus. Ho deciso di parlarvi di questo produttore per tre motivi principalmente, tre caratteristiche potremmo dire, che lo rendono sostanzialmente unico nel panorama attuale, tanto da farmi acquistare ben tre dei suoi modelli. La prima caratteristica è che le loro cuffie sono interamente costruite a mano nel loro stabilimento di Chicago. C'è una grandissima attenzione ai materiali utilizzati con un focus sul legno. Basti pensare che c'è un'intera pagina dedicata nel loro sito proprio al legno. Inoltre, tutte le loro cuffie sono sottoposte a un rigidissimo controllo qualità. La seconda caratteristica è che sono talmente sicuri del loro lavoro da garantire a vita i driver delle loro cuffie. Questa è una cosa a cui personalmente do grande valore, anche perché ritengo che i produttori dovrebbero sempre fornire supporto ai propri clienti, permettendogli di riparare le proprie cuffie. ZMF in questo va addirittura oltre, pubblicando diversi video sui suoi canali per supportare e guidare i suoi utenti nel modificare e riparare in autonomia le parti meccaniche dei suoi prodotti. La terza è una concezione modulare della cuffia. A parte il discorso estetico in cui in vari periodi dell'anno si possono acquistare modelli con materiali e colorazioni speciali, il punto è che ZMF permette di modificare sia il suono che il comfort delle proprie cuffie attraverso pad, archetti e addirittura filtri da apporre tra il driver e il pad. Come vedremo a breve, la natura di questa modularità è ben spiegata nella storia che caratterizza appunto ZMF. In generale però posso dire che è una caratteristica che apprezzo moltissimo in un prodotto di fascia alta come questo. Ma quindi come nasce ZMF? Beh, siamo nel 2010 e Zach sta terminando gli studi specialistici nel mentre tiene corsi sulla regia cinematografica. La sua grande passione, però, quasi un'ossessione, è la costruzione di strumenti acustici in legno. Difatti passa ogni minuto libero da vari mastri liutai per migliorare la sua capacità di costruzione e finitura. Per terminare gli studi si è però dovuto trasferire in appartamento e portare avanti questa sua passione è diventato sempre più difficile. Questa limitazione creerà i presupposti per far iniziare Zach a modificare delle cuffie, e nello specifico delle Fostex T50 RP, portandolo nell'arco di pochi anni a abbandonare la sua carriera nel cinema e nell'insegnamento per dedicarsi appunto inizialmente al modding e poi alla creazione di cuffie originali utilizzando il brand che aveva creato proprio per portare avanti i suoi corsi, ovvero la Zach Merbach Films. Di lì a soli 2 anni rilascerà il suo primo modello originale, ovvero le Atticus, seguendo un anno dopo con il primo modello aperto, ovvero le Author. Un anno dopo ancora, nel 2018, rilascerà un nuovo modello aperto tecnicamente molto ambizioso, ovvero le Verite Open, riscuotendo un grande successo anche di critica e dimostrando come un altro tipo di cuffia è possibile. Prima di passare al pad rolling voglio fare un piccolo disclaimer. Le cuffie che vedrete in questo video sono state acquistate per mio utilizzo personale diversi mesi fa, mentre parte di questi pad mi sono stati gentilmente forniti da un distributore ZMF ufficiale, ovvero Arc Audio. È un distributore svedese, l'ho contattato all'inizio di quest'estate chiedendo informazioni per dei pad che volevo acquistare. Questo non è un video sponsorizzato, ma devo dire di essermi trovato molto bene con loro. Ad ogni mia domanda e richiesta sono stati molto gentili e professionali, quindi nel caso foste interessati a prodotti ZMF vi lascio il link del loro sito in descrizione e se li scrivete ditegli che vi manda Andrea. Passiamo finalmente al pad rolling. Abbiamo qui 3 modelli diversi di pad, gli Author, gli Universe ed i BE2, sia nella variante per cuffie chiuse, ovvero quella solida, che nella variante perforata per cuffie aperte.
Inoltre li ho testati in tutti i materiali, soprattutto gli Universe che ho potuto testare sia nella variante in pelle completa, quella ibrida, e quella in pelle scamosciata completa. I pad Auteur sono montati di default sulla cuffia Auteur stessa da cui prendono il nome e sulla Verité Closed, ovviamente nella variante solida per le Verité Closed e perforata per le Auteur. Come potete vedere presentano una discreta differenza già subito visibile di spessore tra la parte posteriore e frontale. Anche a livello di altezza differiscono abbastanza tra la parte posteriore e quella anteriore. Passando agli Universe abbiamo un pad più uniforme sia a livello di spessore tra la parte frontale e posteriore che di altezza. Sono montati di default sulle Aeolus, Verité Open ed Atrium. Passando invece ai BE2, sono pad che definirei di tuning, nel senso che non sono montati su nessun modello di default e tendenzialmente si utilizzano per rendere più lineare la firma sonora di un modello. Internamente tutti i pad sono composti di una speciale schiuma fatta apposta per avere le migliori prestazioni audio, ma in densità differente per ogni modello. Il costo medio si aggira attorno agli 80 euro per pad, che potrebbe sembrare tanto, ma nel panorama attuale in realtà è un ottimo prezzo, considerando che alcuni produttori chiedono fino a 200 euro per i propri pad. La procedura per installarli e rimuoverli è molto semplice e sul canale YouTube di ZMF è presente una guida molto chiara. Prima di parlare di come i pad modificano il suono della cuffia, vi chiedo se volete di iscrivervi a questo canale per supportare il mio lavoro. Ho investito decine e decine di ore nella creazione di questo video e sarebbe molto gradito. Sulla Aeolus i miei pad di riferimento sono gli Universe in pelle scamosciata. Li preferisco a quelli in pelle normale in quanto rendono il suono più morbido e più gradevole per lunghe sessioni. Con i pad Auteur ho riscontrato un aumento del calore e una morbidezza maggiore, andando a perdere un pochino di dettaglio e di agilità, se così possiamo dire. Con i BE2 ho trovato una Aeolus un po' snaturata e troppo brillante per i miei gusti. A livello di qualità spaziali onestamente non è semplicissimo dare opinioni precise. In generale mi sembra che con i BE2 la cuffia diventi un pochino più lineare. Con gli Universe abbiamo un pochino più di tridimensionalità, mentre con gli Auteur abbiamo un soundstage un pochino più ampio. Tornando invece alla Verité Closed, il discorso cambia abbastanza. Se per le Aeolus i pad andavano a cambiare più le sfumature del suono, tranne forse per i pad BE2, sulla Verité Closed il discorso è molto diverso. Questa cuffia esce con i pad Auteur di base e personalmente con questi pad non mi è piaciuta moltissimo. Ho riscontrato una gamma medio-bassa troppo presente che rendeva il suono denso ed una gamma medio-alta troppo squillante e poco bilanciata. Passando invece agli Universe ho trovato una gamma medio-bassa un pochino più agile e il problema sulla gamma medio-alta era quasi interamente risolto con i suoni ad esempio di pianoforte, chitarra elettrica e le voci nel registro alto più bilanciate e godibili. Con i pad BE2 ho trovato il giusto compromesso tra le mie preferenze a livello di suono generale ed il carattere della Verité, riscontrando una gamma medio-bassa finalmente giusta appunto per la mia preferenza, quindi presente con strumenti come la batteria ben definiti e avanti nel mix ma non predominante, una bellissima gamma media con il corpo delle voci e degli strumenti in quel registro ben presenti, ben definiti e soprattutto molto dettagliati, ed una gamma medio-alta ed alta con un giusto bilanciamento di presenza senza essere mai faticoso o squillante. Certo, si è andato a perdere forse qualcosina a livello di spazialità e soprattutto di spaziosità, ma in fondo la Verité Closed ha già delle caratteristiche spaziali straordinarie. Per quanto riguarda i materiali, le cuffie escono generalmente con i pad in pelle.
Vi consiglio di passare a quelli ibridi per una questione di comfort, in quanto il sound è più o meno lo stesso e io personalmente preferisco la pelle scamosciata a contatto con il volto, oppure vi consiglio i pad interamente in pelle scamosciata nel caso in cui volete smorzare un pochino l'energia del suono, magari per sessioni di ascolto lunghe. Vorrei concludere questo video con una riflessione. Mi rendo conto che per qualcuno questo potrebbe sembrare un contenuto promozionale per ZMF ed in parte è così, nel senso che Eduphony è effettivamente un progetto che nasce dalla mia passione per l'audio e come tale è un contenitore anche di ciò che mi piace e mi interessa. ZMF in particolare, al netto del singolo prodotto cuffia che può piacere o meno, rappresenta per me qualcosa di unico nel panorama attuale, ovvero un punto di contatto tra produttore, prodotto ed utente e come tale a mio avviso merita considerazione ed anche supporto. Questo video ovviamente non va preso come una recensione o un'opinione oggettiva, ma più come un contenuto soggettivo per qualcosa che mi appassiona e che mi interessa. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video e vi invito nuovamente ad iscrivervi se vi è piaciuto, anche per non perdervi i prossimi contenuti, in quanto arriveranno le recensioni sia della Verité Closed che della Aeolus, più un paio di sorprese che non voglio svelarvi subito. Un saluto e alla prossima!